Ciao, sono Cristiano e oggi vi presenterò i miei garganelli alla zingara. Questi sono gli ingredienti che servono: peperoni colorati, farina 00, del gambuccio di prosciutto, del grana, una cipolla, uova, aglio, funghi, prezzemolo, passata di pomodoro. Allora, prima cosa cominciamo con fare il sughetto. Prendiamo una bella pentola capiente, prendiamo subito la cipolla, prendiamo un po' d'olio e lo mettiamo nella ciotola, accendiamo e intanto tagliamo la cipolla. Basta semplicemente per una o due persone, una mezza cipolla è più che sufficiente. Andiamo a tagliarla anche grossolanamente, non è necessario fare dei tagli precisi perché tanto andrà stufata nell'olio. Un po' di cipolla grossa è anche piacevole. Nel sugo alla zingara è bello perché è casereccio. Okay. Aggiungiamo un pizzico di sale perché così la cipolla inizia a sudare e lascia subito la sua acquetta e facciamo prima tirare il sughetto. Cominciamo subito con il pulire i peperoni e ne prendiamo, secondo me sufficientemente, metà di ognuno. Prendiamo una ciotola per mettere gli scarti, che così teniamo il bancone bello pulito, e anche in questo caso taglieremo i peperoni grossolanamente. Il mio sugo alla zingara è bello perché alla fine è un po' tutto colorato. Quando vado a impiattare mi piace vedere il colore nel piatto. Una volta che la cipolla è abbastanza un po' soffritta, andiamo ad aggiungere i peperoni. Ne mettiamo più o meno in ugual misura di ogni colore. Prendiamo il gambuccio di prosciutto, cerchiamo di togliere il grasso, lo puliamo un attimo, lo tagliamo a cubetti abbastanza fini. Consiglio di mettere il sale solamente alla fine perché il gambuccio di prosciutto dà molta sapidità. Questo era un piatto povero della tradizione romagnola. Quando in casa non si sapeva cosa fare, si apriva il frigorifero, la dispensa e si cercava di fare un sughetto con gli avanzi della settimana. In ultimo andremo ad aggiungere anche del fungo, ma questo solo quando le verdure sono ben rosolate. Quando le verdure cominciano a sfregolare, è il momento di aggiungere un po' d'acqua in maniera che così stufano tutte insieme e prendono il sapore. Da noi si dice quando le verdure è il momento di farle innamorare. Prepariamo i funghi. E aggiungiamo anche i funghi. E diamo una bella girata alle verdure. Il fuoco è appena partito ma si sente già un profumino. Intanto che il sughetto viene a cottura, noi partiamo a fare la seconda lavorazione, forse la più importante, la più creativa, che è la pasta fatta in casa. Prendiamo una boule per semplificare il lavoro. Con le mani andremo a impastare.
La pasta da noi si faceva tutte le domeniche, era bellissimo svegliarsi alla domenica mattina quando si sentiva nel tagliere il matterello sbattere e voleva dire che ci sarebbe stata la pasta fatta in casa e quindi noi ci svegliavamo, io e mio fratello, ci svegliavamo tutti gasati e la cosa divertente quando si facevano i cappelletti, perché da noi la tradizione è il cappelletto, alla chiusura dove mia mamma ci bacchettava ogni volta, noi facevamo una chiusura sbagliata apposta e una chiusura fatta bene, in modo che quello sbagliato non poteva stare sul tagliere. Cosa facevamo? Ce lo mangiavamo. E uno domanderà, ma quanta farina serve? Beh, se questa cosa viene chiesta a una Asdora romagnola ti dice, beh ma la farina lo vedi, finché che te ne chiede gliele devi dare. Siamo pronti per aggiungere il pomodoro. Mettiamo il pomodoro. Che profumo. Wow. E aggiungiamo ancora un po' di acqua. La pasta è quasi pronta e la mettiamo a riposare per un quarto d'ora, 20 minuti. E la chiudiamo dentro una bowl. Riprendiamo il peperone rosso e il peperone giallo, riprendiamo la nostra bowl degli scarti e andiamo a ripulire nuovamente i peperoni che avevamo lasciato indietro. Anche in questo caso li tagliamo grossolanamente e li mettiamo a soffriggere in una padella. Anche in questo caso dobbiamo scegliere quale colore deve predominare, il colore della crema. Quindi io scelgo di farla più rossa. Prendiamo un altro fungo e tagliamo delle fette sottili. Che andremo in ultimo a soffriggere in padella per dare un po' di croccantezza al piatto. A questo punto è giunto il momento di mettere su l'acqua a bollire. La pasta è pronta. Prendiamo un coltello e formiamo dei quadrettini. Prendiamo il pettine, che è questo attrezzo, e con l'aiuto del pettine andiamo a formare i nostri garganelli. Mettiamo la pasta, sfreghiamo arrotolando il garganello con il pettine che dà questa forma bellissima e le righe al garganello.
Ci vuole tanta pazienza per fare i garganelli, ma il tempo che si impiega per fare questa pasta ne vale totalmente la pena. Pensate che noi, quando ero piccolino, in casa eravamo in 6 e tutti avevamo il nostro pettine personale e facevamo a gara chi ne faceva di più. Li lasciamo asciugare e prendere aria. Nel frattempo noi ci dedichiamo alla cremina di peperoni che andrà poi a essere la nostra base per l'impiattamento. Con il frullatore di immersione andiamo a creare una bella cremina. Aggiungiamo un po' di olio a freddo e andiamo a montare come fosse una maionese. La mettiamo da parte e la lasciamo raffreddare. Accendiamo il fuoco, un po' di olio e andremo a scottare i nostri funghi con un po' di aglio in camicia. Prendiamo uno spicchio di aglio, lo schiacciamo e lo mettiamo in padella a sfrigolare. Quando l'acqua bolle aggiungiamo il sale e siamo pronti a cuocere la pasta. Alla pasta fresca non serve tanta cottura, quando i garganelli verranno in superficie qualche istante dopo sono già pronti. I funghi sono scottati, li andiamo a togliere dal fuoco e li lasciamo riposare e gli lasciamo anche l'aglio, così finisce di insaporire ancora. Nella stessa padella, con l'olio al sapore di aglio, andiamo a mettere i garganelli abbondante sugo, un po' di acqua di cottura li saltiamo qualche minuto perché la pasta deve assorbire il sugo, quindi aggiungiamo un po' di acqua. A questo punto non ci resta che impiattare. Siamo pronti per impiattare. Ci aiutiamo con il coppapasta. Prima cosa mettiamo la cremina. Poi metteremo sopra i garganelli che fanno un profumo incredibile. Riempiamo bene perché i piatti romagnoli sono sempre abbondanti. Sfiliamo. Prendiamo i funghi. E andremo a spolverare con un po' di parmigiano. I miei garganelli alla zingara. Buon appetito! Il
pomodori e i peperoni, taglieremo i pomodori, tutti i peperoni, no vabbè adesso aspetta un attimo, allora, ho sbagliato, no, una bella fondina fonda, una bella fondina fonda,